In collaborazione con MSC Crociere, sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. In questa puntata scopriamo le bellezze dei Caraibi e di Ocean Key, l'isola privata di MSC Crociere alle Bahamas. Ci aspetta quindi una bellissima puntata e mi raccomando, quindi navigate sempre con noi. Ocean Key, l'isola privata di MSC Crociere alle Bahamas, ai Caraibi, costituisce un ulteriore importante impegno di MSC Crociere in tema di salvaguardia dell'ambiente. Ocean Key MSC Marine Reserve è l'isola privata della compagnia che ha aperto alla fine del 2019. Da ex sito industriale per l'estrazione di sabbia, oggi è stata riportata alle condizioni originarie, tornando ad essere un'isola incontaminata grazie anche al ripristino dei coralli e all'attuazione di altri programmi di conservazione e di educazione ambientale. Per inserirsi in armonia con l'ecosistema locale attorno all'isola si estende una riserva marina di ben 64 miglia quadrate. Ocean Key MSC Marine Reserve è dedicata al ripristino delle risorse marine e alla continua conservazione della vita marina, un segno tangibile dell'impegno MSC Crociere nei confronti dell'ambiente. Ocean Key MSC Marine Reserve è però anche un angolo di paradiso per i suoi ospiti, ai quali offre spiagge di sabbia bianca con sdraio, ombrelloni e cabanas per godersi una giornata di relax immersi nello spirito vibrante delle Bahamas e circondati dall'azzurro delle acque cristalline. Oltre alla spiaggia ci sono molti modi per approfittare al meglio della giornata sull'isola. Gli ospiti possono cimentarsi negli sport acquatici o altre attività, parte del programma di escursioni a terra, passeggiare per i negozi per i souvenir unico, approfittare di un sostanzioso trattamento termale o ancora bere un cocktail o mangiare un boccone in uno dei diversi bar e punti di ristoro intorno all'isola. Visto che le navi attraccano direttamente sull'isola, gli ospiti possono facilmente risalire a bordo a loro piacimento e tornare la sera per godersi i festeggiamenti notturni, tra cui una tradizionale parata bahamiana di un canoe, una festa sulla spiaggia con DJ set e uno splendido spettacolo di luci dal faro. Tutte le navi MSC Crociere in partenza dal porto di Miami e dal porto di Port Canaveral fanno scalo a Ocean Key e spesso rimangono sull'isola fino a tarda notte, dando agli ospiti tutto il tempo per scoprire tutto ciò che l'isola ha da offrire. Io credo che quello di Ocean Key sia uno dei progetti in termini di sostenibilità ambientale più straordinari realizzati al mondo, non solamente da MSC Crociere. Questa era un'isola altamente inquinata, alle Bahamas, 64 miglia nautiche di distanza da Miami, un'isola che veniva utilizzata per estrarre sabbia per le costruzioni. La visione e la lungimiranza della famiglia Ponte e del nostro CEO Pier Francesco Vago hanno visto in quest'isola fortemente inquinata la possibilità di realizzare un paradiso a uso esclusivo dei nostri ospiti. Ed è quello che è stato fatto. Il governo delle Bahamas ce l'ha data in concessione per 99 anni, 3 anni di lavoro e tanti soldi per smaltire materiali ferrosi, materiali inquinanti, per ricostruire un ambiente marino che mancava
Il governo delle Bahamas ha fatto una riserva marina di 64 miglia quadrate intorno all'isola e abbiamo visto questo fenomeno straordinario della vita che ritorna. Le tartarughe hanno depositato le uova e si sono dischiuse sull'isola. In collaborazione con l'Università di Miami è stato creato un centro per lo studio del corallo e anche la barriera corallina si sta ripopolando. Quindi è un progetto straordinario, la trasformazione di un sito inquinato, industriale, in un paradiso terrestre dove torna la vita e torna la possibilità del mondo e della natura di riprodursi. Con Mondo Crociera navighiamo ai Caraibi. Grazie a MSC Crociere siamo sbarcati a St. John, la capitale delle isole Antigua e Barbuda. Antigua è stata scoperta da Cristoforo Colombo nel 1493 nel suo peregrinare in questa zona alla ricerca delle Indie orientali e la chiamò Antigua in onore della cattedrale Santa Maria la Antigua, la cattedrale di Siviglia in Spagna. Questo territorio è stato colonizzato dagli europei a partire dal 1600, dominio inglese, per tanti anni è diventato Stato indipendente nel 1981, è una zona ricca di spiagge, pensate qui ci sono ben 365 spiagge, ci vorrebbe un giorno per ogni spiaggia, ci sarebbe qui un anno intero. Noi grazie a MSC siamo andati a Great Bird Island, una bellissima riserva marina ideale per snorkeling e kayak. La Martinica è stata scoperta da Cristoforo Colombo nel 1502 nel suo quarto viaggio alla ricerca delle Indie orientali. Fort-de-France è stata colonizzata dai francesi, fondata nel 1669, ha 100.000 abitanti, in tutta la Martinica sono 400.000, fa parte dei territori francesi d'oltremare, quindi qui siamo in Europa pur essendo ai Caraibi. Giunti ai Caraibi non si può non rimanere estasiati, affascinati dalle bellezze di questo luogo. Qualsiasi isola si frequenti, dalla Guadalupe alla Martinica, Saint Martin, British Virgin Island, dove siamo ora, oppure per arrivare sino in Messico, Santo Domingo. Ogni luogo ha veramente storia, cultura e tradizione legati appunto all'importanza di questo territorio. Cercate l'isola dei pirati, noi l'abbiamo trovata. Norman Island, a sole 6 miglia da Roatan, la capitale delle isole Vergini, e si arriva passando il famoso canale Sir Francis Drake in questo paradiso. Giunti alla Romana, qui nella Repubblica Dominicana, una delle escursioni da non perdere all'isola di Saona, nel Parco Nazionale dell'Est, nella punta orientale dell'isola dominicana, dove l'Oceano Atlantico si incontra con il Mar Caraibico. Si va con un velocissimo motoscafo, i famosi speed boat.
Uno dei tanti successi di MSC Crociere a bordo delle navi è la formula MSC Yacht Club 95 Suite per pochi privilegiati che vogliono qualcosa di più esclusivo. Io non so se è il lusso quello che attrae i nostri passeggeri, sicuramente per un'esperienza di crociera diversa rispetto al solito è un valore aggiunto. Siamo partiti qualche anno fa con l'esperienza Yacht Club, quindi una nave nella nave, un qualcosa che potesse dar vita a un'esperienza diversa rispetto al resto dei passeggeri, ha avuto un grande successo. Siamo cresciuti ogni anno e da allora ogni nave nuova ha sempre avuto all'interno l'esperienza Yacht Club. Oggi siamo invece qui a parlare di qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa che parte dall'esperienza Yacht Club ma vuole arrivare a un'esperienza totale, 360 gradi. Non è una nave la nave, ma è la nave, è la destinazione, è la voglia di far sì che il lusso diventi una quotidianità per i nostri passeggeri. Lo facciamo attraverso il brand Explora, lo facciamo insieme a tutti quanti i clienti che vogliono con noi scoprire i posti un po' più, non dico lontani, un po' più nascosti dei nostri meravigliosi mari, e lo facciamo grazie a questo nuovo brand. Grazie all'esperienza di MSC daremo vita a fantastici itinerari in giro per il mondo e non vediamo l'ora di accogliervi tutti quanti a bordo. Siamo sbarcati qui a Costa Maia, questa nuova stazione crocieristica creata in pochi anni per darsi modo di scoprire le bellezze di questo territorio. La Costa Maia, la Riviera Maya, nella zona della Quintana a sud dello Yucatan al confine col Belize. È ancora incontaminata, poco affollata. Il modo migliore per scoprire questa bellezza ancora selvaggia è la Jeep oppure le vecchie dambaghi con cui si può andare in questo territorio e godersi la natura e lo spettacolo di questo territorio. La penisola della Costa Maia è una affascinante destinazione per le vacanze nei Caraibi occidentali. Mahahual e Xcalac sono due piccoli incantevoli villaggi della Costa Maia. Il villaggio dei pescatori Mahahual è particolarmente grazioso, con spiagge di morbida sabbia, palapas, costruzioni di paglia, una barriera corallina di fronte alla costa e numerosi bar, ristoranti e negozi. La Riviera Maya è lunga, pensate, 130 km, una zona incontaminata, poco affollata, mare bellissimo e spiagge con una sabbia finissima che sembra borotalco. La Riviera Maya si estende da Puerto Morelos a Punta Allen. È una delle coste più belle del Messico. Negli ultimi 25 anni questa zona si è trasformata in una delle mete più amate e visitate del paese. Oltre alla sabbia bianca, al mare calmo e all'ottima gastronomia, la Riviera Maya offre parchi tematici, cenote per praticare snorkeling e antiche città maya che aspettano di essere scoperte. Qui in Messico regna un mix incredibile di bellezze naturali, storia, cultura vivace e incantevole folklore. La bandiera messicana è un tricolore come quella italiana. C'è il verde che è la speranza, c'è il bianco che è l'unità nazionale, c'è il rosso che è il sangue dei patrioti che libereranno il Messico dai
conquistatori spagnoli. Al centro nel bianco c'è un'aquila e un serpente sopra un cactus che era il simbolo della capitale azteca, ora città del Messico. Spazio ora al direttore generale Italia di MSC Crociere, Leonardo Massa. MSC Crociere è Glocal, cioè una compagnia con ottica globale rivolta al mondo senza dimenticare il locale e il DNA italiano e quindi senza dimenticare la necessità del singolo territorio. Questo è stato l'elemento che ci ha distinto nel corso di questi anni, avere la capacità di pensare, immaginare itinerari, navi, prodotti globali, ma poi avere la capacità di realizzare secondo le esigenze dei mercati che localmente con le nostre navi tocchiamo. Cambiare il prodotto ove necessario, fare gli aggiustamenti negli itinerari, nel prodotto di bordo, per far sì che tutti gli ospiti possano vivere quell'esperienza di crociera il più possibile vicina a quello che è il loro heritage culturale. Siamo arrivati in Belize, famoso per la sua barriera corallina, definita da Charles Darwin nel 1842 come la più bella delle Indie orientali. I Caraibi, dove siamo adesso, è patrimonio mondiale dell'umanità, si estende per 300 km davanti alle coste di questo paese. È seconda al mondo come importanza e bellezza dopo la grande barriera corallina dell'Australia. Il Belize, grazie alle sue bellezze naturali e alla sua posizione geografica, è considerato un paese di grande interesse sia per i personaggi del mondo dello spettacolo che per quelli dell'economia e della finanza. Qui hanno la casa, tra gli altri, Francis Ford Coppola, il famoso regista, e gli attori americani come Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz. Leonardo DiCaprio ha acquistato nel giugno 2005 un isolotto vicino ad Ambergris Caye, Black Door Cave, dove sta costruendo uno splendido albergo a 5 stelle per ricchi turisti ecoconsapevoli. Il Belize confina a nord con il Messico, con lo stato del Quintana Roo, a ovest con il Guatemala e a est è lambito dal Mar dei Caraibi. È uno dei paesi con il più alto tasso di biodiversità grazie alla conservazione delle sue risorse naturali. Oltre il 90% del territorio è ancora ricoperto da foreste incontaminate. La barriera corallina del Belize è una tra le più ricche dei Caraibi, anche la più grande dell'emisfero boreale. Sono circa 300 km di barriera di fronte alle coste del Belize. Nel mondo del turismo, dei viaggi e delle crociere, da sempre i Caraibi rappresentano una destinazione unica al mondo, un vero paradiso terrestre per le vacanze. Le navi della compagnia MSC Crociere offrono il massimo in termini di comfort, ristorazione, intrattenimento ed esperienze a bordo, con un occhio di riguardo verso la salvaguardia dell'ambiente.
MSC Crociere da tempo protagonista di numerose iniziative a livello ambientale e punta a raggiungere nel medio-lungo periodo le emissioni zero delle sue attività a bordo delle navi. La compagnia ha investito su tecnologie marine ambientali di nuova generazione con l'obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più innovative e contare sulle migliori disponibilità a livello industriale. MSC Virtuosa è una delle 2 più grandi navi della flotta di MSC Crociere, è la 4ª nave della classe Meraviglia e la seconda insieme alla nave gemella MSC Grandiosa della classe Meraviglia Plus. Come MSC Grandiosa, MSC Virtuosa è dotata di un sistema di riduzione catalitica selettiva che aiuta a ridurre le emissioni di ossido di azoto dell'80%, insieme a un sistema di pulizia dei gas di scarico a circuito chiuso che riduce le emissioni di zolfo della nave del 97% e sarà anche in grado di funzionare su shore power quando attraccata nei porti. L'attenzione alla sostenibilità ambientale è un punto cruciale. Come MSC abbiamo fatto tantissimo per far sì che entro il 2050 le nostre navi siano emissioni zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è la cura da parte dell'armatore, da parte della compagnia di andare incontro a quello che è una risorsa meravigliosa, il nostro mare. Lo facciamo attraverso la nostra flotta, attraverso le nostre navi, andando incontro a tutte le tecnologie che ci possono aiutare. La natura va supportata in qualche maniera e le tecnologie nascono per far sì che un domani sia migliore di quello che è oggi il presente. Lo abbiamo fatto con il progetto Ocean Key, dove un vecchio sito industriale nelle Bahamas è diventata la perla meravigliosa, una sabbia, una spiaggia, una destinazione per le vacanze. L'abbiamo fatto attraverso un recupero di questo sito industriale che oggi è diventato una riserva naturale. Lo facciamo tutti i giorni attraverso le nostre navi ed MSC Virtuosa è un ulteriore tassello per far sì che la flotta MSC sia sempre più ecocompatibile con il resto dei mari. Siamo all'isola di Roatan, l'isola più importante delle Bays Island, l'isola della Baia, un arcipelago posizionato nella costa settentrionale dell'Honduras, un paradiso incontaminato che attrae sempre di più l'attenzione dei turisti e delle rotte delle navi da crociera. L'isola di Roatan, insieme a Guanaja e Utila, è una delle 3 meravigliose isole che si trovano nella baia dell'Honduras, in Centro America. A soli 50 km dalla costa sono immerse nella barriera corallina del Belize, seconda barriera corallina al mondo, dietro a quella australiana. Sono un angolo di paradiso naturale ancora inesplorato, dove si può lasciare sedurre dal ritmo lento della vita quotidiana, dalle spiagge deserte, dalla vegetazione rigogliosa e dal popolo honduregno, il cui sorriso conquista tutti i viaggiatori. Si torna a casa con gli occhi pieni di meraviglia dopo una bellissima vacanza crociera in questo paradiso. L'isola di Roatan è un'isola stretta e lunga 60 km. Le spiagge non sono tantissime, ma quelle poche sono considerate da molti le più belle al mondo. Sabbia fine su cui rilassarsi, la cornice verde delle foreste che raggiungono il mare, ovunque svettano alte palme sullo splendido sfondo turchese del Mar dei Caraibi. E questa è l'atmosfera che aspetta il crocierista in luoghi come West Bay Beach o Tabiana Beach, 2 fra le più famose spiagge in un'isola turistica ma non ancora preda delle masse e che pertanto conserva gran parte del suo fascino tatto. Le Bay Island furono scoperte da Cristoforo Colombo durante il suo primo viaggio alla ricerca delle Indie. Da allora sono passate sotto diverse dominazioni tra Portogallo, Gran Bretagna, Francia e Spagna, ma la loro identità è segnata soprattutto dalla storica funzione
di rifugio dei pirati e dei corsari. Roata in particolare fu il covo del terribile Henry Morgan, corsario gallese al servizio della corona inglese e futuro governatore della Giamaica, uno dei più celebri pirati della storia. Non è dato sapere se tra le mangrovie dell'isola o sepolto nelle sabbie della costa ci sia un forziere di dobloni da scoprire, ma certamente il terrore dei sette mari si è lasciato alle spalle un vero tesoro. Un tesoro fatto di verdi colline popolate da una flora e una fauna che si possono visitare camminando nei parchi alla scoperta delle bellezze naturali dell'isola. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. È finita questa puntata di Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. In questa puntata abbiamo scoperto le bellezze dei Caraibi e di Ocean Key, l'isola privata di MSC Crociere alle Bahamas. Noi ci vediamo fra 7 giorni, stessa ora, stessa frequenza, sempre con SportOutdoor.tv, la multipiattaforma TV e web. Tutta dedicata allo sport e al turismo. Consultate il nostro sito, vedete tutte le puntate e tutte le informazioni sulle nostre produzioni televisive. Mi raccomando, quindi navigate sempre con noi. Ciao e arrivederci da Floriano Moboni. SportOutdoorViaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con SportOutdoorViaggi.it. Giver, un mondo di natura. In collaborazione con MSC Crociere. SportOutdoorViaggi.it. Giver, un mondo di natura.